anche perché la società tende molto, no? A dire trova il posto sicuro, trova il lavoro sicuro, trova che tutto sia sicuro, perché i rischi fanno paura. Ma se tu non rischi, che cavolo vivi a fare? Intrigante, mi piace. Ciao a tutti, come state? Allora, io oggi vi voglio raccontare una storia molto particolare e molto divertente, ma lo scopo principale è darvi un messaggio finale, perché io sono convinta di una cosa, che la vita ci parli tantissimo attraverso gli eventi che noi viviamo. Quindi oggi il tema sarà shooting fotografico e varie difficoltà incontrate perché sono accadute delle cose fuori di testa e allora ho detto perché non fare un video divertente ma anche ispirazionale? Andiamo! Quindi partiamo da questo. Inoltre vi voglio anche far vedere l'ultima cornice su cui ho lavorato, quindi metterò degli spezzoni di come ho fatto questa cornice dorata per un quadro che si chiama Energia e poi vedrete il risultato finale alla fine. Partiamo quindi dalla storia. È da quando ho 10 anni che amo dipingere. Ho iniziato dipingendo, disegnando manga, fumetti e da lì è partita la mia passione per la pittura, perché dopo mi ero iscritta al liceo artistico e poi ho deciso di aprire, diciamo, un mio business di dipinti, in cui faccio commissioni, eccetera, eccetera, eccetera. E siccome voglio riuscire a rendere l'arte la mia passione più grande in un lavoro, ho deciso di fare uno shooting fotografico. Come mai? Perché sentivo il bisogno di comunicare agli altri chi sono, non solo attraverso i dipinti, ma proprio a livello visivo, con delle foto. E avevo bisogno di una fotografa che riuscisse a trasmettere chi sono io. E quindi alla fine ho trovato Maria Giulia Costanzo, che è una fotografa di Pisa molto famosa e di cui mi sono follemente innamorata. E in che senso? Delle sue foto, perché ha un modo strabiliante di rappresentare la luce e infatti mi sento molto vicina a lei perché anch'io nei miei dipinti cerco di mostrare questa luce qua. Comunque, partiamo da qua. Io ho visto le foto di Maria Giulia su Instagram e di ciò che fa e mi sono innamorata. Ho deciso di contattarla e poi di prenotare uno shooting con lei. Quindi, tutta entusiasta, aspetto 2-3 mesetti. C'è un cane che abbaia. Ce la possiamo fare. Io mi distrago tantissimo, ma respira, va tutto bene. Allora, ripartiamo. Dicevo, ho contattato Maria Giulia e quindi aspetto 2 mesi tutta contenta, felice di fare questo shooting fotografico e, e quando arriva il giorno accade una cosa che mi stravolge completamente. Inizia a diluviare, a piovere, c'è un vento che veramente piegava gli alberi e a un certo punto ho pensato come cavolo farò a fare delle foto in mezzo alla pioggia e con un vestito bello da principessa, come farò? Non lo so, però in quel momento mi contatta Maria Giulia e mi dice Evelina ti va di rimandare? Ho detto ottimo, ottimo. Ero molto dispiaciuta perché volevo farlo esattamente in quel momento lì, ma non era possibile per il tempo. E allora rimandiamo, aspettiamo altri 2 mesi per rincontrarci nella mia città, in un posto in natura bellissimo, con dell'acqua, un laghetto, quelle ninfee per fare le foto con questo vestito verde lungo, meraviglioso. Però accade di nuovo un'altra cosa sconvolgente. Quando arriviamo lì c'era una giornata bellissima, di sole, fantastica. A un certo punto, mentre stiamo lì scattando con il cavalletto, i colori, tutto quanto, inizia a piovere. Inizia a piovere. E per un attimo ho avuto paura, ho detto come cavolo facciamo? Però eravamo preparati nell'eventualità. E quindi mi ero portata delle ciabatte per entrare anche nell'acqua e un asciugamano e tutto quanto e abbiamo scattato delle foto bellissime in acqua, con la pioggia.
E in quel momento lì io avrei potuto fare 3000 cose, tipo arrabbiarmi, dire oddio che sfiga, è iniziato a piovere, non facciamo più niente, perché Maria Giulia mi ha detto guarda se tu vuoi rimaniamo di nuovo, però lei mi dice secondo me potrebbero uscire delle bellissime foto anche con la pioggia, visto che sei un artista e quindi è tutto molto creativo e aggiungiamo questo pathos e buttiamoci nell'acqua con la pioggia, ho detto intrigante, mi piace. E poi mentre stavamo scattando quelle foto mi è arrivato un messaggio fondamentale che è quello di arrendersi. Per quanto tu proverai a organizzare il tutto, a organizzare la tua vita, a pianificare tutto quanto, sappi che ci saranno sempre dei cavolo di imprevisti, ci saranno sempre, ma tutto cambia quando tu decidi come rispondere a quell'imprevisto lì. C'è una frase molto bella che dice: la tua più grande sfortuna potrebbe essere la tua più grande fortuna, ma ancora non lo sai. Per cui che senso ha arrabbiarsi con la vita, con il mondo perché ti ha dato un certo evento? Tu non sai come potrebbe cambiare la tua vita quell'evento lì. Non sai come potresti essere da qui a un anno grazie a quella roba lì, grazie a quell'incontro, grazie a quella persona che ti ha trattato male. La vita ti parla e tu sei lì che la ascolti. Sei lì che la ascolti per capire che cosa sta cercando di dirti. Io in quel momento in cui stavo facendo le foto ho pensato wow, la vita è incredibile. Perché mentre ero lì, in questo laghetto, con le ninfe e la pioggia che mi cadeva addosso e io tutta sorridente che accoglievo questo evento, pensavo, ma che bel messaggio può uscire da queste foto qua, no? La vita ti darà sempre degli imprevisti, ma tu come scegli di agire? Sei tu che trasformi la tua più grande sfiga in una fortuna colossale e rendere un'esperienza della Madonna ancora più strabiliante, magnifica, incredibile. E spero di essere riuscita a trasmettere il messaggio che volevo. E non vedo l'ora di pubblicare tutte le foto che ho fatto. Adesso sto lavorando anche al sito web in cui pubblicherò tutti i miei dipinti con la presentazione di chi sono, la mia storia e tutto quanto. E sono emozionata a mille e sono veramente contenta e grata di ciò che ha fatto Maria Giulia per me, perché solo lei poteva esprimere davvero chi sono io. La spontaneità, l'entusiasmo, la gioia, l'amore per ciò che si fa, la passione. E ho avuto tantissime persone che mi sono andate contro. Pensate, quando io ho scelto di fare questo shooting fotografico per me, per il mio personal brand di dipinti, ho avuto un sacco di persone che mi dicevano: ma che cavolo vai a fare? Ma arrenditi, ma perché? Ma cosa? Perché? Perché? E le persone erano veramente frustrate, frustrate, perché in realtà loro volevano fare questo nella vita, cioè non dipingere, fare shooting fotografici, ma appunto buttarsi nei propri sogni con piena fiducia, perché tu ci stai mettendo l'anima, ci stai mettendo il cuore e basta, è quello. Però molte persone si fanno fermare da appunto paure inutili, paure che magari ci creiamo solo noi. E anche perché la società tende molto, no? A dire trova il posto sicuro, trova il lavoro sicuro, trova che tutto sia sicuro, perché i rischi fanno paura. Ma se tu non rischi, che cavolo vivi a fare? E ecco una cosa che mi sono scordata. Durante il shooting fotografico, sia io che Maria Giulia abbiamo rischiato tanto. Io di perdere i miei dipinti perché stava diluviando e lei di perdere la sua macchina fotografica e tutti gli scatti che avevamo fatto senza la pioggia. E, però
pensate che senza averci organizzate su niente e non aspettandoci la pioggia, insomma, avevamo comunque gli strumenti per evitare quei disastri. Maria Giulia aveva un camerino impermeabile in cui abbiamo inserito tutti i dipinti, tutti i libri, tutte le cose che abbiamo portato dentro e quindi si era salvato tutto. E invece io avevo portato delle buste impermeabili per coprire i dipinti, no? Però senza averci pensato. E quindi abbiamo utilizzato questa busta impermeabile per coprire la fotocamera di Maria Giulia. Gli abbiamo fatto un buco in modo che lei potesse scattare sotto la pioggia. La cosa era fuori di testa perché nonostante la pioggia c'erano comunque delle persone che camminavano a fianco a noi, cioè passavano e dicevano oh mio Dio, state scattando, ma sei bellissima tu! Oh, guarda quel dipinto lì, che bello! Ok, è stato molto divertente e veramente un'esperienza preziosa. E quindi secondo me è proprio questo il messaggio. Impariamo a dare valore a ciò che viviamo, che sia una sfiga o una fortuna. Noi non possiamo realmente sapere se sarà una sfiga o una fortuna. Lascia che la vita ti mostri che cavolo sarà. Basta mettersi lì a dire oh, sono proprio una sfiga, cioè una sfigata, no? Perché mi accadono sempre cose brutte. Più ti lamenti, più attrarrai cose brutte, quindi basta lamentarsi. E in quel momento in cui io ho scelto di accogliere questo evento qua, e invece di pensare porca miseria, per 2 volte di seguito mi è venuta la pioggia durante il mio shooting, ho pensato no, la vita mi sta dando questo perché deve essere così. Poi io che sono pesci, segno zodiacale pesce, ho detto vedi siamo uniti, io con l'acqua andiamo d'accordo, quindi è stato veramente un momento incredibile. E vi lascio anche il risultato di come è uscita la cornice con il dipinto. Adesso vi faccio vedere tutto.